Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper, selezionando tra i vari appuntamenti organizzati dalla Lega Pauper Martesana la build di Michele Martella, che prende spunto da una lista proveniente dal Sollevante per approcciare al meta in modo differente. L'idea di base non è certo nuova, visti i colori utilizzati per la lista, quelli volgari, cioè quella di riempire il cimitero, andando però a utilizzare carte che propongono l'automill per un approccio alle partite veloce e incisivo, vista la velocità del Pauper di questi tempi. Sfruttando poi qualche ciccione che approfitta di questo cimitero ricolmo, ecco che abbiamo gettato le basi per un archetipo tutto nuovo, che il nostro deck builder ha pensato di proporre in lega, spiazzando più di un avversario con questo pool di carte rinnovato. Questa volta li parleremo di Tokyo Revengers. Lo scopo del mazzo è ben evidente già nelle premesse, cioè quello di avvantaggiarci di un cimitero gonfiato in fretta, da una serie di nebbie che si è ingrossato nel tempo, anche con carte da rarità comune, rendendo questo approccio più solido, a partire da 4 Satyr Wayfinder, un grande classico in questi colori. A questa creatura ne affiancheremo altre 2, con 4 Blanchwood Prowler e 4 Circle of Land Druid, che svolgono il doppio compito di riempire il cimitero con il loro effetto mill, offrendoci anche qualche plus in cambio, o dei segnalini per l'elementale, o una terra in mano, grazie all'ognomo. Abbiamo poi con 2 Steam Wimp un pezzo perfetto per frenare i volanti del formato, oltre a donarci, con la sua abilità dredge, benzina per il cimitero, sostituendo la pescata con il suo ritorno in mano, una carta ottima per le finalità di questo mazzo. Con tutti questi effetti rischiamo di bruciarci il mazzo nel cimitero senza incidere poi molto sul board, ma con 2 Fist Sphere Gargantua iniziamo a vedere la finalità della lista, visto che con la sua abilità Unearth può tornare dal grave rapido e pronto a picchiare con forza al nemico. Sono presenti all'appello altre 2 carte che possono imporsi in fretta in campo, Vritrim Necromas in 4x, che arriverà veramente a costare poco nelle giuste condizioni, e un grande classico del formato, Gourmand Angler, anche lui in 4x, per assicurarci sempre almeno una creatura imponente pronta a schiacciare l'avversario di turno. Con il piano proposto dal comparto creatura appare evidente che punteremo ad avere sin da subito molte carte nel cimitero e anche tra le magie continueremo a perseguire il medesimo scopo, avvalorando la strategia principale di questo mazzo. Per incentivare la selezione di carte in mano senza disdegnare di riempire il cimitero, useremo con profitto 4 Winding Way, magia adatta allo scopo oltre a darci benzina sotto forma di terra in mano, per non perdere neppure un land drop, vitali soprattutto nei primi turni. Per recuperare qualche creatura finita presto nel cimitero, avremo a disposizione 2 Chrome from the Cellar, che oltre a interagire al meglio con gli zombie della lista, ci dà modo di essere rigiocata a sua volta dal grave grazie a un'art, così da risultare sempre utile in ogni situazione. Andremo poi a schierare un comparto rimozioni particolare che si incastra alla perfezione con l'impianto della lista, a partire da 4 Overwhelming Remorse, che arriveranno a costare pochissimo con l'avanzare nel nostro game plan, rivolto a ingigantire il cimitero. Anche con 3 Drowning Feet e un Ghastly Demise perseguiamo finalità simili, puntando a rendere efficaci carte altrimenti poco usate nel formato, ma che qui risplendono, vista la natura dell'archetipo, tutto rivolto a riempire in fretta il cimitero. Con quanto visto finora tra creature e magie, appare chiaro che buona parte della lista si preoccupa di ingrossare il cimitero, gettando a volte anche carte utili, che andrebbero irrimediabilmente perse, ma abbiamo dalla nostra una tech che si propone di ovviare questo problema. Parliamo di 2 Dragonfangs, qui in 2x, che ritornerà in campo equipaggiando una creatura dal costo di casta elevato, riportandola in vita oltre ad ingrossarla, donandogli anche la keyword travolgere, per un bittante che di base sarà enorme, a tutto vantaggio del nostro game plan. Con le finalità della lista che punta a gettare nel cimitero molte delle carte del Grimorio, la mana base deve assecondare questa esigenza, sostenendo anche dei costi di casta elevati, nel caso il piano principale venisse bruscamente interrotto dal nemico. Di base, con 8 foreste e 3 paludi andremo a soddisfare le prime giocate, quelle chiave che ci permettono di riempire in fretta il cimitero, con il supporto di 3 Rivetires Overlook, per trovarle in fretta, così da avere sia land drop corretti che qualche punto vita in più. Con 3 Golgari Roth Farm andremo ad incrementare il mana in campo, soprattutto nelle fasi avanzate della partita, nel caso fossimo costretti a castare i nostri ciccioni senza il prezioso ausilio del cimitero, evitando di rimanere impantanati con carte ingiocabili in mano. Come ulteriori elementi per filtrare la mano useremo un Barren Moor e un Slippery Casts, che con il loro effetto ciclo si possono sostituire nel caso avessimo il mana necessario per sostenere le nostre giocate. Resta ancora posto per un Bojuka Bog, carta utile nel caso fossimo a nostra volta costretti a fronteggiare un nemico che prova ad abusare del grave, zona di gioco che conosciamo fin troppo bene grazie a questa lista.
Con un piano di gioco principale semplice ma allo stesso tempo articolato, è chiaro che la Cyborg si deve plasmare su più aspetti, avvantaggiandosi del cimitero e non solo, visto che potremo incontrare avversari anche molto diversi tra loro. Per incrementare l'hate verso le creature adotteremo anche alcune scelte specifiche, a partire da 2 Chainer's Edict, giocabili anche dal Grave, e da 2 Flashback Marauder, che possono risolvere creature scomode, anche ritornando al cimitero con le tech in nostro possesso. Contro le creature piccole, spesso in gran numero in campo, useremo un Suffocating Fumes e un Scattershot Archer, se si tratta di volanti, così da risolvere eventuali bloccanti che potrebbero impantanare la nostra race. Per artefatti e incantesimi fastidiosi useremo con profitto 2 Masked Vandal, mentre contro i cimiteri avversari 2 Fair Macabre, che possono sbucare all'improvviso, mandando all'aria anche a velocità istantanea le mosse dell'avversario. In un meta in cui il rosso abbonda, 2 Ignite to the Bone saranno le risposte perfette per guadagnare molti punti vita, soprattutto in virtù della loro rigiocabilità dal cimitero, valorizzando al massimo questa particolare magia. Resta ancora spazio per 2 Penumbra Spider contro archetipi che sfoderano molto hate verso le creature e un Raven's Crime, uno scartino ripetibile da cimitero, in perfetta sinergia con il resto della build, che riesce anche a recuperare terre in mano piuttosto agevolmente. Di fronte a un archetipo così particolare diventa veramente difficile anche solo ipotizzare, con il pool di carte attuali, delle modifiche a questa build, che potremo ammirare in azione in un gameplay presente sul canale YouTube della Lega Pauper Martesana, che vi darà modo di farvi assaggiare il suo potenziale. Non sappiamo quindi se avremo occasione di vedere in azione ancora questo Tokyo Revengers, ma chissà che gli sforzi del team che ruota attorno alla Lega Pauper Martesana non riesca a portare alla luce altre perle nel panorama di questo, sempre variopinto, formato povero. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.